Ormai tutti vogliono diventare ricchi, influencer, youtuber, instagrammer o come si dice ora, content creator. E cazzarola quanto inizio ad odiare affermazioni del tipo vorrei diventare uno youtuber. E non voglio essere troppo duro anche perché solitamente sono abbastanza bilanciato. Ma affermazioni di quel tipo sono di una stupidità immane. Equivalgono a quelli che 10 anni fa dicevano voglio diventare famoso, voglio diventare un cantante, voglio diventare un artista o addirittura ancora più ridicolo, voglio diventare ricco. Quindi come? Ma anche perché? A che scopo? A che fine? Vi siete mai chiesti perché quella persona è famosa? Perché è uno youtuber? Perché le persone la ascoltano? E soprattutto, perché le persone si fidano di lei? Probabilmente perché quella persona ha qualcosa da dire di utile, divertente o impattante o ha qualcosa da mostrare. Perciò, primissima cosa che ognuno di noi si deve mettere in testa, non basta la voglia di diventare creator per diventarlo. Vi servirà anche un qualcosa da trasmettere per arrivare a un qualcuno. Poi ognuno è liberissimo di avere come obiettivo la fama, la popolarità o la ricchezza. Ma personalmente non ho mai visto nessuno raggiungere questi obiettivi senza un messaggio o una passione da trasmettere. E poi, alla fine, chi è il famoso? Chi è il ricco? E sì, oggi sono bello carico perché vorrei che si eliminassero questi messaggi. Ma tranquilli, ora continuiamo perché di miti da distruggere ne ho parecchi e spero che le mie parole possano essere sberle positive che io sinceramente avrei voluto ricevere quando stavo iniziando il mio percorso. Quindi andiamo giù pesanti. Secondo mito, tutti possono diventare content creator. Lo so, è brutto da dire, ma questa è semplice statistica. Guardati intorno, non tutti ce la fanno. Io in questo video cercherò di anticiparvi alcuni errori per aumentare le vostre chance, ma siate consapevoli che non vi state imbattendo in una strada semplice e in questo mondo nulla vi è dovuto e ci saranno migliaia di errori e dolori da superare e sopportare. Terzo mito, il problema del denaro. Cazzata più grande non esiste. Per diventare creator servono tanti soldi e tutti gli influencer sono ricchi. Sono tutte affermazioni sbagliatissime, ovviamente. Per iniziare non servono i fondi di uno sceicco. Per esempio, il mio video più virale, con più di 2 milioni di visualizzazioni, è stato scattato con la fotocamera interna di questo iPhone 7 Plus, che all'epoca valeva 250 euro. Poi, parlando della percezione che ormai tutti hanno, influencer non è sinonimo di ricchezza. Per carità, in certi casi è anche vero, però non pensiate che tutte le persone influenti o con una grande fanbase da milioni di persone siano benestanti. Nella mia vita ho conosciuto influencer con milioni di follower all'astrico e personaggi con qualche migliaia di fan ultramilionari. Perciò è importantissimo capire che il reddito dipende dalla qualità dell'attività di impresa che si costruisce attorno al personaggio, non dal numero dei follower. Ma nuovamente, se siete unicamente alla ricerca di denaro, cercare di diventare creator non è la scelta giusta per voi. Un creator deve essere guidato dalla passione per un messaggio da trasmettere. Poi, per carità, l'idea di far diventare tutto economicamente sostenibile deve esserci, ma non deve essere il fulcro principale del tutto. Altrimenti, ve lo garantisco, non riuscirete mai a raggiungere questo obiettivo. Non essendo appassionati di quello che fate, ma essendo soltanto assetati di soldi, non riuscirete a mantenere la continuità nella produzione di contenuti e senza continuità il vostro castello crollerà velocemente perché purtroppo online gli algoritmi di qualunque social premiano soltanto le persone presenti con costanza. Se siete alla sola ricerca di denaro, il mio consiglio è quello di guardare altrove. Ci sono mestieri meno faticosi e molto più remunerativi. Mentre se volete procedere con questa professione dovrete prepararvi a critiche esterne, calo di stimoli ed idee, dubbi e sbarramenti di persone anche a voi molto vicine e soprattutto risultati non garantiti da nessuno. Perciò, come si dice, persona avvisata mezza salvata. Ma ora, dopo tutto questo pippone, cerchiamo di capire le basi da cui partire per ottenere un qualche risultato. La prima cosa in assoluto è che nella nostra attività avremo sempre a che fare con persone con un naso, 2 occhi, una bocca e 2 orecchie, guidate da pensieri ed emozioni come le nostre. Non stiamo parlando di oggetti o entità strane. Quindi, prima di parlare in ogni situazione, ricorda quelli che possono essere gli interessi della persona che hai davanti. Il più grande esempio di questo, e la cosa più importante, è il pubblico nei social. Ci sta dando del tempo perché vuole ottenere qualcosa in cambio. Perciò, regola fondamentale, in particolare quando si inizia,
Dare prima di chiedere. Se nessuno vi conosce o si fida di voi, non aspettatevi che faccia qualcosa per voi. Quindi dobbiamo iniziare a dare e creare valore per attirare queste persone. E mi sono fermato in particolare sul pubblico perché dobbiamo renderci conto che senza di loro la nostra attività non può e non esiste. Perciò se dovessimo andare a prendere la famosissima frase customer first, i clienti prima di tutto, dobbiamo renderci conto che i nostri clienti sono il pubblico, ma non sono solo clienti, sono anche famiglia che condivide idee, aspettative e messaggi. In tutta l'equazione del creator, il pubblico è l'elemento più importante, quindi sottolineiamolo. Ora, parlando brevemente della fase di trattativa con le aziende per andare a creare collaborazioni, sponsorizzazioni o affiliazioni, quello che faccio io in questa fase è riportare il tutto in modo onesto su una bilancia di scambio equo di valore, dove se c'è l'equilibrio si procede insieme, altrimenti in modo completamente onesto no. E altra cosa, io odio strappare accordi che sono vantaggiosi solo per me. A breve termine possono essere utilissimi, ma a lungo termine, se l'azienda o la persona che mi paga non è soddisfatta e non ottiene del valore, non si ripresenterà alla mia porta. Comunque, eliminando la parte aziendale, se fate un buon lavoro con il vostro pubblico, con il contenuto che portate, nella parte aziendale e contrattuale potete sbagliare infinite volte. Di aziende in realtà ce ne sono milioni e state sicuri che se avete un pubblico ben ingaggiato si presenteranno tutte alla vostra porta. E state sicuri che nel tempo sbaglierete sicuramente quotazioni o sbaglierete approccio a una collaborazione o addirittura alla promozione di un prodotto o servizio. Queste comunque le dovete guardare positivamente, saranno occasioni per imparare e conoscervi. La cosa più importante è non bruciare la fiducia che c'è tra voi e chi vi ascolta, tra voi e il vostro pubblico. Poi ragazzi, se volete approfondire quotazione, metodi di monetizzazione e soprattutto gli errori che ho fatto nel mio percorso imprenditoriale da creator, vi annuncio che in collaborazione con Flowy, dopo un lavorone di mesi, ho creato Professione Creator, un videocorso che però io preferisco chiamare percorso, dove ho voluto condensare i fondamentali per capire come monetizzare i vostri contenuti online, per permettervi prima di tutto di capire se questo mondo fa per voi, per poi mettere il turbo al vostro percorso da content creator professionista. Il percorso è un distillato della mia esperienza negli ultimi 3 anni, da miti e idee a vendita, monetizzazione ed espansione online, sempre condita da risorse e materiali di supporto, che grazie al Self-Made Club di Flowy riusciremo a portare a voi ad un prezzo iper accessibile. Il nostro obiettivo, fin da quando mi hanno chiesto di creare questo percorso, è stato quello di condensare conoscenza e offrire molto di più di quanto avremmo richiesto, riprendendo la bilancia citata prima. Tra l'altro, la piattaforma Self-Made Club di Flowy ora è in fase di lancio e per questa occasione mi hanno dato un codice bonus Zanetti che vi garantisce un ulteriore sconto di 10 euro sull'acquisto di Professione Creator durante questa prima settimana. Detto questo, dai! Il percorso da content creator sì, è pieno di insidie, ma ci sono altrettante possibilità e soprattutto soddisfazioni. Io vi invito a dare un occhio al percorso se volete approfondire il tutto. Poi comunque qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i dubbi e le domande e noi iscrivetevi, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!